Allora, benvenuti a tutti, io sono Grace e siamo al Kinesis Lab. Oggi lavoriamo con 2 blocchi yoga per la lezione. Se non dovessi avere i blocchi, non preoccuparti, possiamo anche realizzarli semplicemente con dei libri. L'importante è che abbiano lo stesso medesimo spessore e che ovviamente la copertina sotto la pressione delle mani non scivoli via. Quindi magari in questo caso ti consiglio di incellofanare il libro proprio per renderlo più compatto. Ideale magari potrebbe essere delle enciclopedie o dei dizionari, se qualcuno ancora ce li ha a casa. Ecco, potrebbe essere un modo per utilizzare i dizionari di latino e greco per chi ha fatto il classico. Ok, possiamo iniziare. Quindi oggi rimaniamo seduti sulle ginocchia, manteniamo la schiena lunga, la pancia in dentro. Rilassa bene le spalle. E come sempre una grande inspirazione. Giungi le mani. Portiamo al cuore. E ancora inspira. E portiamo al cuore. Ed è l'ultima, una grande inspirazione. E portiamo al cuore. Possiamo portare le mani all'interno oppure sopra le cosce, manteniamo l'addome dentro. Da questa posizione andiamo in rotazione a destra del capo, ritorniamo al centro. E andiamo dall'altra, espira. Muoviamoci sempre con il respiro. Ritorniamo. E ancora andiamo a destra. Ritorna al centro. E andiamo a sinistra. Ritorniamo al centro, inspira, rilassa bene le spalle, l'orecchio destro, la spalla destra, comincia a rimanere qua, senti bene l'allungamento di tutto il lato sinistro del collo, magari possiamo portare anche la mano destra sulla tempia, aiutarci un pochettino di più nella flessione laterale, mantenendo entrambe le spalle morbide, per poi ritornare al centro. E andiamo dall'altra, espira, proviamo a rimanere qua, rilassa bene le spalle. Anche qui possiamo portare la mano sinistra contro la tempia destra, una piccolissima pressione. E ritorniamo al centro. Per poi portare il mento al petto espirando e il mento alto inspirando. E ancora abbiamo il mento al petto e il mento è alto. E per l'ultima volta portiamo il mento al petto, questa volta rimango qui, sento bene l'allungamento delle vertebre cervicali, incrocio le dita delle mani dietro la nuca, rilassa le spalle, rilassa i gomiti, mantieni sempre l'addome in dentro, non spanciare. Facciamo qualche respiro in questa posizione e dopodiché riportiamo le mani a terra o sulle cosce e facciamo una grande circonduzione verso destra. E ritorniamo al centro e andiamo a sinistra, inspira ed espira. Riportiamo lo sguardo di nuovo in avanti, una grande inspirazione, giungi le mani e portiamo al cuore. Benissimo. Abbiamo le mani sulle cosce e da questa posizione incominciamo ad andare in circonduzione delle spalle indietro. 1. Mantieni sempre l'addome in dentro. 2. 3. 4. E 5. Portiamo anche le mani sulle spalle, continuiamo. 5. 4. 3, 2
e 1, continuiamo distendendo le braccia, circonduzione, 1, 2, 3, 4, quindi le mani scivolano ai lati, e 5, molto bene. Portiamo le mani di nuovo sul tappetino e braccio destro verso l'alto, andiamo in flessione laterale. Magari i fianchi possono andare leggermente verso destra. Ricordiamoci che abbiamo la spalla destra bene aperta, lo sguardo può andare verso l'alto e ritorniamo al centro. E andiamo dall'altra, espira. E ritorniamo in centro. E questa volta portiamo entrambe le braccia verso l'alto. Siamo pronti per andare nella torsione, andiamo in torsione a destra, portiamo il taglio della mano destra dietro di noi, la mano sinistra davanti a noi, lo sguardo indietro, ritorniamo. E andiamo dall'altra, espira. Lo sguardo è indietro, svuota bene la pancia, la colonna continua a rimanere bella lunga e ritorniamo su. Bene. Da questa posizione portiamo i blocchetti all'altezza che preferisci davanti a te. E nell'andare nella posizione del cagnolino, quindi mantenendo il bacino sopra le ginocchia, porto i blocchi tali da avere le mani sopra, magari li possiamo mettere in verticale, e incomincio ad avvicinare la fronte, il petto verso il tappetino, quindi devi trovare la giusta distanza dei blocchi rispetto a te. Rimani in questa posizione, facciamo in modo bene di sentire l'apertura delle spalle e l'apertura del petto. 4, 3, 2, 1. Da questa posizione respingi i blocchetti e forza come a volerti sollevare, ma allo stesso tempo stai schiacciando i blocchetti. 5, 4, 3, 2, 1 e di nuovo vieni giù, rilassa tutto. Forse sentirai che riesci a scendere un po' di più rispetto a prima e rimani ancora 5, 4, 3, 2, 1 e di nuovo spingi sui blocchetti, vieni su, respingi bene i blocchetti come a volerti sollevare. 5, 4, 3, 2, 1 e di nuovo scendi. E forse questa volta veramente la fronte è a contatto col tappetino. 5, 4, 3, 2, 1 e ritorna. Bene, questa volta siamo di nuovo seduti sui talloni e useremo un solo blocchetto. Prendiamo il blocchetto, lo portiamo davanti a noi, abbiamo le spalle rilassate e creando una piccola pressione sul blocchetto veniamo su e lo portiamo oltre la testa. E poi ritorna. Vieni su e poi ritorna. Alla prossima, mentre portiamo il blocchetto oltre la testa, respingi il blocchetto come se lo volessimo portare verso il soffitto. E di nuovo risiediti e vai su e di nuovo giù e su. E di nuovo vogliamo sederci. Alla prossima porta bene il bacino in avanti, ma fletti i gomiti posteriormente. Portiamo il blocchettino tra le scapole. Distendi e scendi. E ancora su, mantieni i gomiti stretti, fletti i gomiti, blocchetto tra le scapole, vieni su e scendi. E ancora 3, su, fletti i gomiti, blocchetto tra le scapole, gomiti stretti, ritorna su e giù e ancora 2.
Espira, fletti. Bene, addome in dentro. Su e giù. L'ultima. Su. Fletti bene. Di nuovo su e giù. Perfetto. Appoggiamo anche questo blocchetto. Camminiamo un po' indietro con le mani e andiamo a esercitare un allungamento della parte del dorso del piede, inclinandoci indietro, attivando l'addome, sollevando le ginocchia dal tappetino. Forse le mani possono stare anche sulle ginocchia. Rimani 5, 4, 3, 2, 1. Ritorna giù. E questa volta appuntiamo le dita dei piedi. Portiamo le braccia verso l'alto. Fletti il gomito destro. E portiamo bene il gomito verso l'alto. Lo teniamo con la mano opposta. Respingi con la testa l'avambraccio, l'addome rimane in dentro. E forse se riusciamo, da questa posizione andiamo nella legata completa, portando anche la mano sinistra ad intrecciarsi con la mano destra. Abbiamo un gomito rivolto verso l'alto e un altro gomito rivolto verso il basso. La schiena lunga, l'addome in dentro. E rilassa. E andiamo dall'altra. Braccio sinistro, fletti, andiamo con la mano destra sul gomito opposto, la schiena lunga, respingi con la testa l'avambraccio. E una volta che ci siamo, andiamo forse nella legata completa ad afferrare le dita. Ok, rimani, e qui abbiamo bene un gomito, il gomito sinistro rivolto verso l'alto, il gomito destro rivolto verso il basso. E rilascia. Divarica le braccia e questa volta portiamo il braccio destro sopra il sinistro, incrocia i gomiti, andiamo nella posizione dell'aquila e inspirando vieni su con i glutei, porta su anche i gomiti ed espira curva. Gomiti alla pancia e di nuovo vieni su, inspira, senti un bel allungamento sulle spalle e vieni su, anzi vieni giù. Ritorna, apri le braccia e questa volta andiamo dall'altra. Incrocia il gomito sinistro sopra il gomito destro. Bene, le spalle sono basse e inspira. Solleva i gomiti, senti bene la tensione sulle spalle e di nuovo curva indietro, gomiti verso l'addome. Lo facciamo un'altra volta, inspira ed espira. E sciogliamo. Molto bene. Le mani vanno a terra e siamo in quadrupedia. Da questa posizione cominciamo a disegnare dei cerchi in maniera tale da andare col busto oltre la linea delle mani, a sinistra e poi indietro. Andiamo a destra, in avanti, a sinistra e indietro. E ancora. E questa volta cambiamo verso, andiamo dall'altra. Facciamo 4 anche in questa direzione. Benissimo. Ritorniamo al centro e questa volta portiamo le dita rivolte esternamente al tappetino e cominciamo a spostarci a destra e a sinistra. E dopodiché orientiamo, se riusciamo, le dita verso le ginocchia e qua incominciamo a portare il peso indietro, provando a mantenere i polsi a terra e ritorniamo al centro, quindi sentiamo un bel allungamento nell'avambraccio, quindi stiamo scaldando un po' i polsi che ci serviranno soprattutto per i prossimi esercizi. Benissimo. E alla prossima vogliamo andare indietro, questa volta sì, staccando i polsi, allungando un po' le dita.
magari non è facile per molte persone. Ritorniamo al centro. Bene, riportiamo di nuovo le dita rivolte in avanti e quello che vogliamo fare in questa posizione è retrazione e pronazione delle scapole, quindi una sorta di push-up delle scapole. E vogliamo inspirare facendo avvicinare le scapole tra di loro e facendo avvicinare il petto verso il tappetino. Ed espirando respingiamo il tappetino e le scapole scivolano lateralmente. E ancora inspira e push, respingi il tappetino. E ancora in ed est. Quindi stiamo muovendo solo la zona dorsale. Molto bene, lo facciamo per altre 2 volte in questa maniera. E ci siamo. Dopodiché rivarichiamo le braccia, chiuso il tappetino e cominciamo a portare la spalla sinistra al tappetino e dopodiché la spalla destra. Mi metto anche in questa direzione, quindi portiamo la spalla sinistra, flettendo il gomito destro e la spalla destra. Spalla sinistra e spalla destra. Ultima volta, spalla sinistra e spalla destra. Ritorniamo al centro, le mani sono di nuovo sotto le spalle e questa volta, come abbiamo fatto prima, camminiamo in avanti per andare nella posizione del cagnolino, questa volta senza blocchi. Avvicinando bene, se riusciamo, il petto verso il tappetino, mantenendo il bacino sopra le ginocchia. Possiamo appoggiare la fronte oppure il mento. Molto bene. Scivoliamo in avanti, manteniamo i gomiti sotto le spalle, siamo nella posizione della sfinge, abbiamo le dita divaricate, l'osso pubico che spinge a terra e con le dita divaricate aggrappiamo il tappetino e lo portiamo verso di noi per aprire ulteriormente il petto. Perfetto. Rimani in questa posizione e semplicemente proviamo a distendere le braccia. Se puoi farlo, se ne senti il bisogno, cammina un po' indietro con le mani per andare maggiormente a intensificare l'allungamento. Ricordiamoci che qui la testa non sta andando a capovolgersi indietro e il petto che si sta aprendo, le spalle sono lontane dalle orecchie. Manteniamo l'addome dentro e qua abbiamo i glutei leggermente attivati. Benissimo. E ritorniamo giù. Abbiamo le mani vicino alle spalle, i gomiti sono rivolti verso l'alto e respingiamo il tappetino per questa volta sederci indietro. E portiamo le gambe in avanti. Cominciamo di nuovo a prendere il nostro blocco e lo portiamo in orizzontale tra le nostre ginocchia, ok? Oppure leggermente più su verso le cosce, quindi in maniera tale da non andare proprio nell'articolazione. I piedi sono divaricati, a questo punto quando ci impone il blocchetto, le braccia vanno in avanti, inspira ed espira, semplicemente reggendo il blocchetto, curva la schiena indietro e vieni su, inspira, braccia verso l'alto e vai. Vai su. E quindi espira e inspira. Sentiamo come semplicemente tenere il blocchetto tra le ginocchia ci fa attivare la zona dell'interno coscia, quindi l'adduttore. Benissimo. E ancora 2. E l'ultimo, espira e inspira. Molto bene. E la prossima, espirando, vertebra per vertebra, vengo con la schiena sul tappetino, vicino alle ginocchia, a testa a terra,
Benissimo, le braccia sono lungo i fianchi, le braccia sono attive. Cominciamo da questa posizione a srotolare con la schiena, quindi vertebra per vertebra vengo su. Inspira e vertebra per vertebra vengo giù. Benissimo, inspira. Abbiamo tutte le curve della nostra schiena e poi andiamo a schiacciare la zona lombare man mano per rotolare in maniera segmentale, venire su. E vertebra per vertebra vieni giù. E di nuovo, questa volta veniamo su. Inspira. Mantieni la schiena in neutro. Vogliamo portare i glutei verso terra, in e adesso su. 1. Cominciamo ad attivare. 2. Vai. 3. Attiva bene i glutei, i bicipiti femorali. 4. 5. Le braccia sono attive. 6. 7. 8. Rimani su. E pulsa verso l'alto mentre vai anche a schiacciare un pochettino il blocchetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira ed espira, vertebra per vertebra. Ritorniamo a terra. Molto bene, possiamo togliere il blocchetto, ne abbiamo 2, quindi siccome dobbiamo iniziare a lavorare con l'addome, dobbiamo magari mettere un blocchetto se ci viene comodo sotto la testa per creare un po' di spessore, oppure se hai un cuscinetto un po' più morbido va ancora meglio. Portiamo il blocchetto contro la coscia destra, lo teniamo con entrambe le mani, la gamba destra del tavolino e semplicemente nel fare questo gesto stringi il blocchetto contro la coscia e la coscia contro il blocchetto. E rimani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e rilassa. Punta le dita del piede sinistro e continuando a creare una pressione sul blocchetto, espirando, porta il ginocchio sinistro al tavolino. 1. E ritorna giù, sempre col piede puntato. 2. Sento che il blocchetto mi fa bene attaccare la zona lombare a terra. 4. 5. 6. 7. 8. Rimani qua e la prossima espirando distendi la gamba in avanti. 1. E vai. 2. 3. Mantieni bene il corsetto chiuso, le costole strette. 5. 6. 7 e 8. Ritorna. Da questa posizione solleva testa e spalle e andiamo col gomito sinistro contro il blocchetto che è contro la gamba. E da qui, come prima, di nuovo stendi e ritorna. E vai. 2. Obliqui. 3. 4. 5. Vai. 6. 7. E l'ultima è 8 e ritorna. Molto bene, portiamo i piedi a terra e da qui portiamo il blocchetto sotto il piede destro. Se abbiamo il cuscinetto sotto la testa, noi cominciamo a rimuovere. Quando andiamo in ponte vogliamo sempre togliere gli spessori da sotto la testa. E da qui, quindi incominciamo con il piede destro a fare una pressione sul blocchetto con la schiena in neutro per spingere i glutei verso l'alto. 1. E vai. 2. 3. Vai. 4. 5. 6. 7 e 8. Rimani qui
e col piede destro sopra il blocchetto crea una pressione e cominciamo a spaccare la gamba sinistra tavolino. 1, come prima, punte a terra. 2, benissimo. 3, 4, 5, 6, vai, 7 e 8. Rimani qui e da qui i glutei si avvicinano al tappetino e sali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Il piede ritorna a terra, inspira e vertebra per vertebra ritorniamo con il sacro a terra. Portiamo le ginocchia al petto. Molto bene. Magari oscilliamo a destra e a sinistra, andiamo un pochettino ad allungare di nuovo la parte posteriore e ci siamo. Prendo il blocchetto e lo porto davanti a me, bloccato con i piedi a martello, quindi tra i talloni. Le braccia vanno oltre la testa, inspira, vogliamo andare in roll up, le braccia vanno verso l'alto, in mente al petto, attiva l'addome, vertebra per vertebra, per venire in avanti, senti allungare tutta la parte posteriore delle gambe. E di nuovo risucchia l'ombelico e vertebra per vertebra ritorna giù. E ancora inspira ed espira ed è su. E vertebra per vertebra ritorna. E ancora inspira ed espira. Bene, piedi a martello, spalle lontane dalle orecchie. Ultimi 2. Estira. E ritorna. Ed è l'ultimo. Espira. Questa volta andiamo solo in roll up per sederci sul tappetino. Abbiamo le gambe, quindi divaricate, le divarichiamo un po' di più, quindi larghe quanto il nostro tappetino e possiamo portare il blocchetto verticale. Magari possiamo appoggiare i gomiti a terra per una prima fase e con la gamba destra andiamo a superare il blocchetto e portarlo a sinistra. 1. Quindi sto lavorando sul flessore dell'anca. 2. 3, 4, quindi stiamo disegnando un semicerchio. 5, 6, benissimo, 7 e 8. Possiamo continuare per un'altra serie in questa maniera, oppure possiamo venire su. Quindi seduti con la schiena lunga, magari ci possiamo tenere le mani, attiva l'addome e vai. 1, 2, sarà sicuramente molto più intenso. 3, 4, trova i tuoi adattamenti se serve, abbassa di un gradino il tappetino, il blocco. 6, 7 e 8. Ritorna, riportiamo il blocco tra i talloni, inspira ed espira, vertebra per vertebra, ritorniamo giù. Perfetto, e richiamiamo di nuovo il blocchetto vicino a noi. È ora di lavorare dall'altra parte, quindi possiamo utilizzare un blocco sotto la nuca per sollevare un pochettino, sistemare bene la cervicale in allungamento. Lavoriamo con la gamba sinistra e portiamo il blocco contro la coscia sinistra, la gamba a tavolina, bella forte. Tibia perpendicolare al tappetino, parallela al tappetino, piede in punta e comincia a creare una pressione. Vai. 6, 5, 4, 3, 2,
1. Continua a mantenere questa pressione mentre il piede destro va in punta e espira, tavolino. 1, 2, 3 e vai. 4, 5, 6, 7, 8, rimani qua e questa volta distendi espirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ottimo, dai, l'ultima, 8, ritorna, testa e spalle su, andiamo col gomito destro contro il blocco che è contro il ginocchio, contro la coscia e vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultima 1 e ci siamo e riportiamo di nuovo i piedi a terra, togliamo il rialzo da sotto la testa e portiamo invece il blocchetto sotto il piede sinistro e siamo pronti. Le spalle sono bene aperte, le braccia attive e espira e vieni su col bacino. 1, 2, vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimani su e gamba destra tavolino. 1, tocca a terra, vai, 2, fortissimo il gluteo sinistro, 3, 4, 5, vai, 6, le braccia attive, 7, l'ultima 8, questa volta però rimani su, non crollare, i glutei sfiorano il tappetino e di nuovo salgono, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, piede a terra, inspira ed espira, ritorna giù e possiamo portare le ginocchia verso il petto, molto bene. Anche qui dondoliamo un po' a destra e a sinistra. Bene, usiamo di nuovo il blocchetto che sta a terra per sistemarlo tra le caviglie. Perfetto, piedi a martello, braccio oltre la testa. Bene, teniamo il blocchetto per darci stabilità, inspira, braccia verso l'alto e rolla, attiva l'addosso, vieni in avanti, espira. Massima flessione, dopodiché curva la schiena, risucchia l'ombelico e vieni indietro, roll back e vai ancora, espira e roll back. Espira. Cerchiamo di salire e di scendere con la stessa velocità. Vai ancora 3. Io mi sto spostando sempre di più indietro sul tappetino. 2. Benissimo. E 1. Si sentono già le ragazze che stanno arrivando. E ritorna su. Come abbiamo fatto prima, i piedi sono divaricati, il blocchetto è verticale o comunque l'altezza che preferisci. Possiamo appoggiare i gomiti a terra e i primi 8 li facciamo in questa posizione. Oltrepassa con la sinistra e ritorna. E vai, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8. E di nuovo divarica, e questa volta vengo su, cerchiamo di mantenere la schiena più lunga possibile, e di nuovo, vai, 8, 7, vai, 6, 5, 4, 3, 2, ed è l'ultima, 1, e ritorna. Ottimo. Prendiamo il blocchetto che era rimasto indietro e questa volta avviciniamo le gambe per allora. Portiamo i blocchetti ai lati del nostro busto e diciamo sulla parte più vicina alle anche. Le mani sono sopra i blocchetti. Da questa posizione, facendo pressione, un po' come abbiamo fatto a inizio lezione, quando stavamo facendo i push-up, spingo sul blocchetto per portarmi con le ginocchia flesse in avanti. Questo inspirando. Espirando, portiamo i glutei indietro, forse oltre i blocchetti. E di nuovo su, inspira, cerchiamo di aprire bene il petto e avvicinare le scapole. Ed espira. Inspira. Ed espira. Questo esercizio si potrebbe fare anche senza blocchetti, che tu ci creda o no, i blocchetti un pochettino ci aiutano, perché ci danno un pochettino di altezza. Inspira ed espira. Inspira ed espira. Inspira, alla prossima rimaniamo indietro, espira. Rimani 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e scendi. Molto bene. Portiamo le gambe indietro questa volta e ci portiamo in quadrupedia. Lavoriamo con le anche e portiamo il blocchetto, diciamo al limite del tappetino. Le mani sono sotto le spalle e dapprima con il ginocchio destro a 90 gradi cominciamo a dare degli slanci indietro, piede in flex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rimani su. Da questa posizione cominciamo a oltrepassare il blocchetto, superandolo con il piede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E siamo giù. Portiamo questa volta il blocchetto al lato del ginocchio destro, diciamo vicino al margine del tappetino. Deve essere una distanza tale che ci permetta comunque poi di passare con la gamba tra blocchetto e ginocchio sinistro. E lavoriamo, cioè tra blocchetto e lo spazio che si è creato. Da questa posizione slancio della gamba sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rimani su. E oltrepassa il blocchetto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1.
e siamo di nuovo giù. Ci portiamo sul dorso dei piedi, blocchetti ai lati di nuovo, più vicini alle anche e alle ginocchia, e di nuovo abbiamo le mani sui blocchetti. Anche qui possiamo decidere l'altezza con cui utilizzare i blocchi. Io utilizzo l'altezza più bassa per permetterci di, respingendo i blocchi, di sollevare le ginocchia. 1 e giù, 2 e giù, 3, 4, bene la pancia, vicino alle cosce, 5, 6, 7 e 8. E ritorna giù. Ok, blocchettini in avanti, grande passo in avanti con la gamba destra. Manteniamo i blocchetti ai lati, magari ci possiamo aiutare con l'altezza maggiore per allungare tutta la parte anteriore della gamba posteriore. E distendi la gamba anteriore, porta il bacino indietro. E ancora, inspira ed espira. Inspira ed espira. Portiamo bene la pancia verso la coscia. Inspira ed espira. Rimani in questa posizione. Abbiamo le mani sul tappetino, un pochettino più indietro rispetto al ginocchio posteriore. Punta le dita nel piede posteriore e respingendo il tappetino, vieni su, stacca il ginocchio, il tallone. 1 e giù, 2 e giù, 3. Ci possono aiutare anche blocchi. 4, 5 e 6. E giù. Riportiamo i blocchi in avanti e gamba destra indietro. Lavoriamo con la gamba sinistra, un grande passo in avanti, magari i blocchetti sono all'altezza massima e vieni in avanti col bacino. Sentiamo bene allungare tutta la parte destra, la parte anteriore della gamba destra, il quadricipite, il flessore dell'anca. E vieni indietro, espira. E ancora, inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Rimani qua. Possiamo portare le mani a terra, curvo bene la schiena, attivo bene l'addome. Da questa posizione proviamo a staccare il tallone sinistro. 1 e giù, 2 e giù, 3, vai, 4, 5 e l'ultima 6 e giù. Ottimo, ginocchia a terra e portiamo anche la pancia a terra. Perfetto. Siamo sui gomiti, fletti il ginocchio destro, respingi il gomito sinistro sul tappetino, forse afferra il piede, il dorso del piede e avvicina il tallone verso il gluteo. Possiamo rivolgere le dita della mano destra rivolta in avanti, il gomito rivolto verso l'alto. Cerchiamo di rilassare l'anca destra sul tappetino e dopodiché rilascia. E andiamo anche dall'altra. Il gomito destro preme sul tappetino, afferriamo il piede sinistro con la mano sinistra, forse avviciniamo il tallone verso il gluteo, mentre continuiamo a respingere il tappetino con il gomito destro.
e rilassa. E ci siamo, il petto va a terra, i gomiti sono rivolti verso l'alto, le scapole sono strette, respingi il tapitino. E vieni su, e siamo in un child pose. Possiamo anche qui magari sfruttare i blocchetti per portare le mani sopra i blocchetti e quindi la fronte a terra. Mm. E rimani qua. E avviciniamo i blocchetti un pochettino di più verso il nostro viso. Cominciamo a portare i gomiti sopra i blocchetti, la fronte verso il tappetino. Giungiamo le mani dietro di noi e facciamo accomodare i pollici tra le scapole. Sentiamo bene questa apertura del petto. E sentiamo anche l'allungamento dei muscoli tricipiti. Rilassa. Se non dovessi sentire ancora l'allungamento del retro delle braccia, prova a gattonare un po' più avanti con i gomiti. E di nuovo, rilascia. Srotoliamo la schiena e ci stiamo. Una grande inspirazione ed un'espirazione. Una grande inspirazione ed un'espirazione. Una grande inspirazione, aggiungi le mani e portiamo il cuore. Spero che questa lezione con i blocchetti ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta ovviamente metti un like, commenta, raccontami com'è andata e iscriviti al canale. Grazie.